Siamo a Ortigueira, questo micro porticciolo paese con un micro porticciolo in fondo a un fiordo, è veramente protettissimo. Guardando ultimamente un po' le tabelle di marea, che in questi giorni ci interessano alquanto, scoprirete più avanti perché, quindi la marea dovrebbe essere in salita. E che cavolo, una pausa pranzo così non è che la possono fare tutti, eh? Siamo al paesino di Ortigueira, fronte mare, sul porto, e che dire, è un posto magico, come tutta questa Galizia che ci sta davvero piacendo da morire. Non chiedete mai a un viaggiatore qual è il posto migliore che ha visto, perché ce ne sono troppi. Io mi innamoro di tutti i posti in cui vado. Quindi non saprei mai scegliere. Poi una cosa è viverci, una cosa è visitarli da turisti viaggiatori e una cosa cercare di conoscerli a fondo e ambientarsi con i locali. E come dice sempre Mauro, Bettina mi fa fare tutte le stradette. Non commento più. Non commenti più, ah sì? Siamo alla Praia des Catedrales e questi scogli sono quelli che vengono nominati la cattedrale. Ora siamo in altissima marea perché a quest'ora, che sono quasi le 5 del pomeriggio, la marea è la più alta in assoluto, raggiunge i livelli più elevati e quindi è inaccessibile la spiaggia. Però ve la faremo vedere poi domattina quando scendiamo e riusciremo a camminare proprio qui sotto, tra queste rocce, scogli, falesi, insomma. Domani l'aspetto di queste scogli cambierà totalmente. Quindi qui domani in questa piccola spiaggetta qua sotto inizia poi il percorso lungo la spiaggia. Vedete ora dove arriva l'acqua? Domani mattina in bassa marea dovrebbe calare. Ritirarsi un poco perché Sì. qua dovremmo riuscire a camminare. Si dovrebbe, visto che c'è la luna questa sera, se uno ha voglia di venire qua alle 11, 10 e mezza, 11 di questa notte, si vede perché la marea ha dei cicli di 6 ore, quindi adesso siamo quasi in alta, anzi quasi sul top dell'alta. Verso le 10 e mezza, 11 dovrebbe essere al top della bassa, dopodiché alle 5 del mattino 6, alle 5 alle 6 di nuovo in alta e domani mattina intorno alle 10 e mezza, 11, mezzogiorno è di nuovo nel top basso, quindi che potrebbe essere l'orario giusto per noi per fare l'escursione al Cathedral. Ecco qua, ci siamo svegliati questa mattina qui alla Playa della Catedral e la meteo è questa, guardate un po', c'è nebbia fino ad adesso. Ora è uscito il sole, Ora è uscito fino il a sole. mezz'ora fa era completamente nebbioso e non si vedeva manco il sole, coperto. quindi già ora si sta bene. Carletto è parcheggiato qui in mezzo a tanti altri camper, visto che questo è un parcheggio pubblico, quindi è la base di partenza della camminata alla Playa della Catedrales.
e quindi ora iniziamo il percorso. Qualche informazione turistica. Cosa fondamentale prima di venire a vedere la Playas de las Catedrales è guardare il sito internet, che ve lo scrivo qui sopra. Innanzitutto l'ingresso è libero, però è contingentato. Bisogna verificare attentamente il calendario presente sul loro sito. In base al giorno viene definito quando è possibile entrare liberamente, quando a numero chiuso e quando è necessaria la prenotazione. Altra cosa fondamentale è verificare l'altezza delle maree, che proprio sul loro sito web sono indicate. In particolare oggi la marea più bassa è alle ore 11:30, mentre la marea poi risale verso le 17:30. Quindi ora sono circa le 10:30, 11 e cominciamo il percorso. Troveremo la marea più bassa in assoluto e poi pian piano saliamo. Avete capito adesso perché negli ultimi giorni cercavamo di capire come funzionava la marea? Oggi la marea è scesa, vi ricordate ieri sera? Quando siamo arrivati erano 5:30 circa e la marea era il punto più alto, quindi praticamente l'acqua arrivava fino alla falesia. Ora ci sono 100 metri di spiaggia libera più o meno. Andiamo a fare questa camminata. Comunque posso dirti la mia? Di la tua. Anche con la nebbia è estremamente affascinante. Anzi, forse anche di più. Perché questa immagine un po' soffusa della spiaggia in bassa marea con tutte le falesie potrebbe anche essere più affascinante. Vi ricordate questa spiaggia ieri pomeriggio? Guardate con me. Ora ci avviciniamo. Qui ieri arrivava l'acqua, adesso non c'è, è giù un centinaio di metri. Ora siamo al top, inteso down, della marea bassa, quindi è il punto più basso che raggiunge l'acqua. Tra 10 minuti comincerà a salire lentamente. Esatto. Immersi nella nebbia, ma comunque siamo contenti perché rispetto a stamattina, dove non si vedeva assolutamente niente, ora qualcosa in più si vede. Siamo in tenuta semi estiva, ma ora in pantaloncini. Comunque siamo in ciabattine. E beh, Mauro non può perdere il suo bagno ai piedi questa volta, oceanico. Neanche qui alla Praia della Catedrales. L'acqua del mare, dell'oceano, è fresca, ma non fredda. Diciamo che è sui 17 gradi, 16, 17 gradi. Insomma, non è calda, però non è terribile. Attenzione perché sta già salendo la marea, Mauro. C'è già un primo guado da fare, per fortuna siamo in ciabatte. Che bella profondità. Eh sì. Oggi è sabato e quindi un po' di gente c'è. C'è pure uno zamponiaro. Non so cosa ci faccia.
cattedrale. Qui se ti becca il mare sei delicato. Altro che gatto. Diventi un pesce. Sì. Sono su questo scoglio, secondo voi, se rimango qua, la marea arriva qua o mi salvo? Tu che dici, Mauro? Io dico che non ce la fai a restare ferma lì perché ti arrivano le onde soprattutto e quindi Poi io. con le onde rischi di fare una brutta fine. Ecco che ti ho incoronato la testa nel buco. Molto bella questa. Bella. Sì. Ci sono tutti dei percorsi. L'acqua è di un colore pazzesco nonostante ci sia questo cielo lattiginoso. Deve essere bellissima quando c'è il sole pieno pieno. Ho provato ad entrare ma è fin troppo alto il livello dell'acqua, quindi non riusciamo a passare al di là e andare nella grotta. Questa è la parte della cattedrale che è più conosciuta, con tutte queste falesie in linea una dietro l'altra. Questa conformazione rocciosa, tufacea, molto simile alla Sur Window che era presente a Malta fino a qualche anno fa. Qui è tutto su sabbia, quindi è assolutamente accessibile quando il mare si ritira nel periodo di bassa marea. È veramente un posto dove la natura ha dato il meglio di sé e che possiamo gustare con estremo piacere. Che spettacolo questo posto! E anche questa leggera nebbiolina non dà così fastidio, anzi. Guardate che colore che ha l'acqua. Oh, mi sa che ci tocca tornare qui. La marea già sta salendo. Guardate che acqua che c'è qua dove si è ritirata la marea con questa sabbia. I tre archi che formano la cattedrale. Ti è piaciuta questa esperienza? Bellissima, bellissima. Ma Betty, e del rumore del mare cosa diciamo? Che è costante, continuo e assordante. Che potenza qui il mare, come ha lavorato queste rocce. Ho avuto troppa fiducia in una pozza. Sei un po' inzuppato, Mauretto, guardate i pantaloncini. E fortuna che avevo i pantaloncini. Onde evitare di superare una pozza, salendo sopra uno scoglio che era molto più semplice, ha voluto passare nella pozza e si è bagnato come i bambini, uguale ai bambini. Voglio fare il bagno, ciao, inzuppato. Piacere. È fatto così.
E queste sono le cervezas che vengono mangiate in parecchi ristoranti. Non le abbiamo ancora assaggiate. Eccoci, gita alla Playa de las Catedrales terminata. Abbiamo fatto più di 5 km di passeggiata e che ne sulla dici? spiaggia, molto bello, molto spettacolare. Oggi purtroppo è sabato, c'era tantissima gente, non è una cosa pazzesca, ecco, insomma, se si riesce a stare a girare tutta la spiaggia in assoluta tranquillità. Si deve controllare molto le maree, perché numero uno, se è in alta marea non è accessibile, ma cosa importante che se arrivate in fondo alla spiaggia nella marea crescente, rischiate di non tornare più indietro e non è simpatico, posso Per niente. Sono le 3, noi siamo risaliti all'1 circa ed era già la marea crescente. Danno il massimo di marea alle 5:30 e comunque già ci sono delle difficoltà. Dove abbiamo camminato noi questa mattina già non si può quasi più andare. Alcuni passaggi sicuramente sono interdetti. Noi ci siamo fermati qua dopo che abbiamo finito la passeggiata, abbiamo mangiato qualcosa, un'oretta di lavoro perché ogni tanto dobbiamo farlo, e siamo incuriositi a venire a vedere com'è la marea della Playa della Cattedrale. Un posto molto bello comunque, molto bello da consigliare. Lasciamo la Galizia, partiamo e andiamo in Asturia. Asturia, quindi la prossima notte probabilmente dormiremo già nelle Asturie. Ci è comunque piaciuta tantissimo la Galizia, è una regione veramente meravigliosa, con una natura ridondante, veramente fantastica, e l'oceano che la fa da padrone quasi dappertutto. Grazie Galizia. Grazie, adios, Adios. luego. Hasta luego. Le mucche a destra e Le mucche a Mau destra. a sinistra, insieme al fiordo. Questo è il fiordo di Ribadeo, dove finisce la Galizia. Praticamente la sponda di là è già Asturia. Questo è il faro di Illa Pancia, proprio perché è su un'isola che viene attraversata da questo ponticello che faremo a piedi. Questi qua in Sardegna a marzo, quando fioriscono, sono chiamati i fiori di Garibaldi. In questa simpatica casetta bianca-azzurra ci hanno messo un bar che come location è spettacolo. Spettacolo. Hai la vista con la vetrata sull'oceano, però in questo momento che siamo in inverno è chiusa. Guarda, ci sono gli uccellini che secondo me come arriva l'onda svolazzano da una parte e dall'altra. Se arriva di qua svolazzano di là, se arriva di là svolazzano di qua. La Betty che scruta l'orizzonte. L'orizzonte della baia di Ribadeo. Ma oltre a un bar è anche un piccolo hotel con un appartamento. Non so se uno solo perché è talmente piccolo questo edificio. magari avrà 3 o 4 camere. Non di più.
Dopo una sosta a rifornimento al paesino di Navia, 7 km dopo abbiamo raggiunto questo borghetto piccolo che si chiama Puerto de Vega. Ma è molto carino. Siamo esattamente sul porto, siamo proprio là insieme ad un'altra decina di camper e stanotte ci fermiamo qui. Ora 2 passi tra la diga del porto a guardare come sempre il mare e 2 passi in paese, perché no? Il sole in questo momento è delizioso. Devo andare a spegnere il caffè, però attendete un attimo. Spegnito. Ecco, di ritorno, caffè pronto.